Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere per non perdere nessun aggiornamento. Grazie di cuore. Oggi il mondo dello spettacolo è stato scosso dalle parole inaspettate di Yağmur Yüksel. L'attrice, rimasta in silenzio per un periodo che i fan avevano letto come tempesta prima della tempesta, avrebbe confidato a un gruppo ristretto di amici una frase che ha incendiato i social: alla fine ho visto i veri colori di Bar. Bastata quella scintilla per far divampare i sospetti che circolavano da settimane, trasformandoli in un incendio mediatico. La conversazione, avvenuta lontano da telefoni e telecamere, è trapelata come spesso accade quando le emozioni superano la prudenza, e in poche ore ogni pagina di gossip l'ha rilanciata, parola per parola, respiro per respiro. Che tra Barbaktas e Yağmur Yüksel le cose non fossero tranquille, i più attenti lo intuivano già. La loro storia, sbocciata sul set di una serie di grande successo, aveva catturato l'immaginario del pubblico fin dal primo sguardo, complicità sul lavoro, sguardi che raccontavano più dei dialoghi, e poi quel confine sottile tra finzione e realtà attraversato con passo deciso. Dall'amicizia all'amore, dicevano i titoli, dai ciak alle fotografie tenere, dicevano i feed. Ma nelle ultime settimane le voci su litigi, incomprensioni e giornate piene di ombre avevano preso il sopravvento, insinuando il dubbio che la favola stesse perdendo la sua musica. Secondo chi conosce bene Yağmur Yüksel, il suo sfogo non sarebbe stato un lampo improvviso, ma il punto d'arrivo di una stanchezza accumulata nel tempo. Gesti, messaggi, conversazioni private, niente di plateale, e proprio per questo più corrosivo, avrebbero minato la serenità dell'attrice. L'ho amato tanto, ma non è più la stessa persona. Ho capito tutto, avrebbe confidato con voce ferma, dicono, a metà tra resa e liberazione. Una frase che non cerca vendetta, e proprio per questo suona definitiva. Il futuro della loro relazione, adesso, sembra avvolto da una nebbia che né i fan né gli addetti ai lavori riescono a diradare. Da parte sua, Barbaktas non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Il silenzio pubblico contrasta con quello che trapela dal suo entourage più vicino, dove sorpresa e incredulità si mescolano all'amarezza. Non avrei mai immaginato che Yağmur parlasse così. L'amo ancora, avrebbe detto Bar agli amici più fidati, come a voler tendere una mano sul bordo di un precipizio. Ma una mano tesa non basta quando i passi si sono fatti in certezza, e il rumore dell'eco supera quello della voce. Gli indizi social non hanno fatto che peggiorare le cose. Yağmur Yüksel ha rimosso diversi scatti insieme a Bar. Foto di backstage, abbracci dietro le quinte, frammenti di quotidiano condiviso. Per molti, è stato il segnale più chiaro: quando le immagini spariscono, le parole tardano, e il pubblico completa da sé il racconto. Nelle stesse ore, fonti vicine a Yağmur parlavano di un cambio di passo: voglio concentrarmi solo sul lavoro, su me stessa. L'amore non mi ha portato pace, ma caos. Una frase che non è un colpo di scena, ma la riga che si traccia quando si sceglie di respirare senza calendario emotivo. Come succede in questi casi, i social sono esplosi. C'è chi sostiene Yağmur per il coraggio di rompere il silenzio con una frase lucida e tagliente, e c'è chi guarda Bar, accusando il suo riserbo di essere un modo elegante per non rispondere. In realtà, le risposte spesso non esistono, e se esistono non sono destinate al pubblico. Ma il fatto che la relazione fosse stata vissuta quasi alla luce del sole, con quell'equilibrio attento tra discrezione e condivisione, rende l'eventuale rottura un fatto che continuerà a generare domande, teorie, e soprattutto nostalgie. La giornata è proseguita in fermento. Perché yes, la notizia è che Yağmur Yüksel, per la prima volta, parla di Barbaktas senza gli schermi della prudenza. Ho finalmente visto i suoi veri colori e non è un titolo, è una cesura. Eppure, chi ha ascoltato quella conversazione racconta che non c'è stato rancore nella sua voce, ma una fermezza nuova, come quando si decide che alcune strade non vanno più percorse, non per odio, ma per sopravvivenza. La frase è trapelata, ha invaso le timeline, ha raccolto commenti,
E da lì è scivolata nelle redazioni, cambiando l'aria intorno a loro. Si torna allora al principio. Barbactas e Yağmur Yüksel si erano incontrati su un set che ha fatto battere il cuore al pubblico, costruendo una narrazione densa di sguardi e pause, di sorrisi colti di lato. La chimica scenica aveva superato la barriera della finzione in un tempo brevissimo, trasformando hashtag in fotografie di vita. Poi sono arrivati gli imprevisti, impegni pressanti, promozioni in città diverse, telefonate perse, orari impossibili, parole rimandate a domani. E quando si rinvia troppe volte un discorso, quel discorso trova da solo un'altra casa, di solito nel silenzio. Le persone vicine a Yağmur raccontano che lei abbia sempre creduto nella misura e nella pazienza. Ho creduto molto in lui, mi fidavo, ma non tutto era come pensavo. Col tempo ho visto la verità. Le persone non sono sempre come sembrano, avrebbe confidato. È una confessione che pesa, perché non accusa un gesto isolato, mette in discussione una cornice, un modo di essere insieme. Chi la conosce sa che, nei momenti difficili, Yağmur tende a chiudersi, a scegliere il silenzio come rifugio. Il silenzio a volte è la reazione più forte, ma più tacevo, più mi allontanavo da me stessa, avrebbe detto. E questa frase, più di tutte, sembra il punto finale che riga una pagina. Nel frattempo, Bar tace. Un silenzio che i fan interpretano come eleganza o come distanza, a seconda di da che parte del cuore stanno. Amici comuni giurano che lui avesse provato a cercarla dopo quelle parole, a chiedere un incontro lontano da occhi indiscreti, a spiegare, a ricominciare. Ma il filo, dicono, si è spezzato, niente telefonate, niente messaggi, niente contatti. Una pausa non dichiarata, una resa che non si firma. E così la stampa conia un'etichetta semplice, ma eloquente, rottura silenziosa. Le pagine di gossip fanno quello che sanno fare meglio, raccolgono i segnali e li trasformano in trama. E la trama, oggi, dice che la scelta di Yağmur di cancellare le foto condivise sia il gesto simbolico con cui un capitolo si chiude. C'è la Yağmur professionista, determinata, che entra in sala trucco con lo sguardo fisso sugli obiettivi, c'è il bar riservato, che lascia parlare i copioni e tace sulle cose del cuore. In mezzo, la memoria recente, viaggi cancellati all'ultimo momento, promesse rinviate a data da destinarsi, discussioni che non esplodono mai ma continuano a bruciare a fuoco lento, dietro porte chiuse. Il clamore di oggi, però, è diverso. Perché questa volta non si tratta di supposizioni. C'è una frase precisa, ho visto i suoi veri colori, che rimbalza di bocca in bocca. Le persone si schierano, come accade sempre, ma ciò che resta è l'idea di una comprensione tardiva, quella che ti visita quando non la volevi più. E se la sua frase ha spostato l'attenzione sull'ombra, quella di Bar, l'amo ancora, è rimasta luce fioca in fondo al corridoio. Due verità che camminano parallelamente senza incontrarsi. Intorno a loro, la macchina dell'industria non si ferma. Si parla di nuovi progetti, di contratti che aspettano solo la firma, di sceneggiature arrivate alla terza stesura. Le stesse fonti che raccontano il travaglio emotivo sussurrano che Yağmur stia riversando tutta la sua energia nel lavoro. Orari lunghi, allenamenti intensi, riunioni con i registi, prove fino a tardi. Un rifugio e una missione, insieme. Bar, dal canto suo, avrebbe preferito tenerla accanto a sé, almeno per spiegarsi, ma la distanza non si misura in chilometri, è fatta di silenzi che pesano più delle valigie. E poi c'è la memoria collettiva, quella dei fan, che non dimentica. Ricordano un'intervista in cui Yağmur parlava di fiducia come primo patto, ricordano una diretta in cui Bar le teneva la mano tra una domanda e l'altra, ricordano un sorriso al margine di un red carpet. Tutto questo adesso convive con l'idea di un addio non urlato. Perché se davvero di addio si tratta, è un addio raccontato per sottrazione, meno parole, meno foto, meno presenze. E in quella sottrazione ciascuno legge ciò che vuole leggere, dignità, orgoglio, dolore, o forse tutte e tre le cose insieme. A questo punto la domanda non è più «è finita», ma «cosa resterà?».
Resterà, probabilmente, la lezione di Yamur su come si decide di smettere di tacere quando tacere fa male. Resterà l'immagine di Bar che prova a recuperare fili spezzati, a parlare quando l'eco ha già iniziato a svanire. Resterà, soprattutto, la consapevolezza che una storia tanto osservata appartiene soltanto a chi l'ha vissuta, e che il pubblico può solo indovinare, immaginare, costruire castelli di interpretazioni. Da qui, le strade possono essere due: una riconciliazione che nessuno si aspetta e che qualcuno già sogna in segreto, oppure una separazione definitiva destinata a restare esempio di eleganza persino nel momento della fine. In entrambi i casi, il punto di non ritorno sembra superato. Quando una frase del genere esce dal perimetro della privacy, i vetri si incrinano e anche se rimangono in piedi, non sono più gli stessi. E la loro storia, che aveva insegnato a molti che la chimica può diventare casa, adesso insegna che anche le case più belle hanno bisogno di manutenzione, di tempo, di ascolto. C'è chi dice che la verità stia a metà, come quasi sempre. Che le giornate difficili abbiano pesato, che le parole dette male siano state più rumorose di quelle giuste dette tardi. Che Bar non sia stato il villain e che Yamur non sia l'eroina. Forse, semplicemente, due persone si sono perse di vista mentre tutti le guardavano. E allora la frase "io ho visto i suoi veri colori" acquista un altro senso, non il colore del tradimento o della delusione teatrale, ma quello della realtà, che raramente è monocolore e quasi mai è fotogenica. Intanto, le ore passano e nessuna smentita ufficiale arriva. Gli uffici stampa restano immobili, i manager non commentano, gli amici comuni evitano di essere citati. Rimane la cronaca di un giorno lungo, di un titolo che continuerà a girare, di migliaia di cuori che battono in attesa di un segnale. E rimane il rispetto dovuto a due persone che, nel bene e nel male, hanno scelto fino a ieri di condividere la loro luce con chi li seguiva. Oggi quella luce è diversa, più fioca o più matura, dipende da come si guarda. Quello che possiamo dire, senza fronzoli, è che un capitolo si è chiuso comunque vada. Se dovesse riaprirsi, sarà per scelta e non per pressione. Se dovesse restare così, il loro silenzio parlerà abbastanza. E noi, qui su Segreti Turchi, continueremo a osservare, a raccontare, a distinguere tra rumore e verità, con la stessa cura con cui si rilegge un copione prima dell'ultima prova. Perché certe storie non finiscono, cambiano forma. E se questa è davvero la forma nuova di Bar Baktas e Yamur Yüksel, allora la si può solo accettare, con il rispetto che si deve alle cose importanti, anche quando fanno male. Questo è tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividete. A presto!